At long last, we meet. We're taking her down. Remember who your real family is. I'm tired. You can leave it to us. I'm so very sorry, my friend. La spedizione 33 ha toccato il fondo. Gustave non c'è più. Lo scontro con l'uomo dai capelli bianchi ha spezzato qualcosa di irrimediabile, lasciando un vuoto impossibile da colmare. Un profondo senso di fallimento, tristezza e solitudine travolge le ultime 3 esploratrici rimaste in vita. Una volta giunte all'accampamento, Maëlle scoppia in un fiume di lacrime, mentre un soffice e caloroso Eschie le si avvicina offrendole un abbraccio, portandola ad addormentarsi piangendo tra le sue braccia. Ciel e Lune notano con dispiacere quanto il loro legame sia ancora una volta alimentato dal dolore derivante da un lutto, come accadde quando entrambe persero i genitori. Ciel cerca di calmare Lune, la quale invece reagisce alla morte dell'amico cercando di concentrarsi sulla missione, ma finisce per andare nel panico. The plan doesn't change. Insieme ad Eschie le 3 possono continuare verso nord, ma il convertitore Lumina è andato perso con il corpo di Gustave, e d'ora in poi sarà impossibile sfruttare e potenziare ulteriori Pictos. L'opzione più concreta è preparare il terreno per la spedizione 32, la quale, in possesso di un altro convertitore, avrà sicuramente più chance della 33. I should update our journals. Hey. Mentre le 2 rimangono assorte in silenzio ad osservare il falò, lo sconosciuto che ha salvato Maëlle si presenta all'accampamento, portando con sé il braccio di Gustave e con esso il convertitore Lumina. Egli si scusa per non aver fatto in tempo a salvare il loro amico ed offre il suo aiuto per unirsi alla missione e sconfiggere la pittrice. Diffidenti, Lune e Ciel sottopongono l'uomo ad una raffica di domande, chiedendogli come mai indossasse un uniforme della spedizione e per quale motivo stesse offrendo il suo aiuto. Costui è Verso de Sandre, già menzionato di sfuggita sia da Noco che da Eschie. I'm an expeditioner. What? Verso dice di far parte della Spedizione Zero, la missione di ricerca e salvataggio attuata appena dopo la frattura. Come già accennato, tale spedizione fu una delle più numerose, nonché la prima ad aver raggiunto il monolito. Nonostante migliaia di esploratori perirono in tale impresa, Verso e il suo comandante Renoir riuscirono a sopravvivere e al tempo stesso, senza apparente motivo, smisero di invecchiare, divenendo immortali, immuni persino al gommage. Renoir, il comandante della Spedizione Zero, è proprio l'uomo dai capelli bianchi. A detta di Verso, costui attacca le altre spedizioni, poiché considera la sua immortalità un dono della pittrice, e per mantenere tale dono, Renoir intende difenderla a tutti i costi. Al contrario, Verso considera la sua immortalità una maledizione. Egli ha più di 100 anni, ma ne dimostra appena una trentina. Dice di aver vissuto fin troppo, ed è stanco di dover seppellire i propri amici. I couldn't help your friend, but perhaps I can help you. Subito dopo la frattura, Verso e Renoir aiutarono a ricostruire la città. Insieme contribuirono a dare cibo e riparo ai sopravvissuti, oltre che alla costruzione dello Shield Dome, la barriera che difende Lumière da Inevron. Nel mentre che la città veniva riedificata, Verso e Renoir partirono per la Spedizione Zero, diretta nel continente in cerca di sopravvissuti alla frattura, poiché, come già detto, ancora nessuno era al corrente del gommage. Ora, purtroppo non è molto chiaro come fosse strutturata la Spedizione Zero. Lo stesso Verso parla di spedizioni, ovvero più di una. Those early expeditions, they were search and rescue. È quindi possibile che tale spedizione fosse costituita da molteplici viaggi verso il continente, condotti da più contingenti in concomitanza. Di conseguenza, Verso sembra aver fatto ritorno a Lumière in più occasioni, o almeno fino al giorno in cui venne tradito dai suoi stessi compagni. A metà strada verso il monolito, l'uomo venne catturato e torturato da altri esploratori in cerca di risposte. A quanto viene fatto intendere, la sua immortalità iniziò a destare pesanti sospetti e i suoi stessi amici smisero di fidarsi di lui. Con molta difficoltà Verso riuscì a scappare, ma da quel giorno egli decise di non fare più ritorno a Lumière, pur sentendo una profonda nostalgia della città, dei tempi prima della frattura, prima che tutto cambiasse. Negli anni successivi l'esploratore si allontanò del tutto da Renoir,
e col tempo iniziò ad aiutare altre spedizioni impegnate a sconfiggere la pittrice. Tuttavia, nonostante il suo supporto, esse fallirono inevitabilmente contro i Nevron e contro l'ex comandante della Spedizione Zero, trascinando Verso in un profondo baratro di solitudine, costretto ad assistere alla morte di altri umani anno dopo anno, mentre lui rimaneva condannato ad un'eternità fatta di dolore e rimorsi. Sebbene Verso avesse ormai quasi del tutto rinunciato ad aiutare altre spedizioni, decise di unirsi alla 33 per tentare ancora una volta di spezzare un ciclo che condanna a morte i più giovani e nega la fine a chi ha già oltrepassato i limiti dell'esistenza. You want to join us? If you don't mind the company. Yes. L'uomo saluta il suo amico Eschie. I due non si vedevano da più di 3 anni, ma si conoscono da ben prima della frattura, condividendo tantissime avventure. L'uomo gli promette che lo aiuterà a trovare le altre pietre magiche, smarrite dal gigantesco essere per la 100ª volta. Il mattino seguente, a bordo di Eschie il gruppo si dirige a nord, raggiungendo l'enorme cancello che si stanzia sul campo di battaglia dimenticato, nome attribuito a quel luogo a causa dei violenti scontri tra le spedizioni e i Nevron. È qui infatti che la maggior parte delle spedizioni finì per perire di fronte all'esercito Nevron. Decine di migliaia di esploratori giacciono caduti. Quelle che sembrano colline in lontananza non sono altro che cumuli di cadaveri ammassati l'uno sull'altro. These are all expeditions? Una quantità smisurata di navi lasciate in rovina sulla spiaggia, difese improvvisate ridotte in macerie e armi d'assedio sparse ovunque, cannoni, trabucchi e carri da combattimento. Questo è ciò che rimane dell'enorme quantità di risorse e vite umane spese in una guerra disperata contro la pittrice. Un luogo che testimonia la resilienza dello spirito umano, poiché nonostante le morti, coloro rimasti continuarono fino all'ultimo, senza mai fermarsi, fino a che non rimase più nessuno. Da migliaia di esploratori si passò a centinaia, fino a poche decine per spedizione, e quella che un tempo era una guerra su larga scala si è trasformata in una successione di azioni più caute e furtive. Ma tra gli innumerevoli cadaveri pregni di croma vi sono anche tantissimi Nevron distrutti, alcuni di essi dalla stazza enorme, e con loro, purtroppo, anche tanti Gestral che hanno cercato di aiutare gli umani. Verso dice che la maggior parte di queste morti è dovuta ad un singolo Nevron, che fortunatamente non sembra essere presente sul campo di battaglia, per ora. Lune esorta il gruppo a muoversi con rapidità, in modo da oltrepassare quel luogo prima che si faccia notte. Abbracciando l'arto meccanico di Gustav, Mael chiede se sia possibile fermarsi a seppellirlo da qualche parte. Could we bury Gustav? Un gesto più simbolico che pratico, non essendo riusciti a recuperare il suo corpo. Verso conosce il posto perfetto dove il gruppo può lasciare ciò che rimane di Gustav, appena oltre il campo di battaglia. Un luogo pacifico, protetto da maestosi alberi, fuori dalla vista dei Nevron e della pittrice. I think you'll approve. Il gruppo prosegue quindi verso nord, affrontando uno ad uno i piccoli gruppi di Nevron rimasti a pattugliare l'area. Sebbene Verso sia immortale, ciò non esclude la possibilità di essere sopraffatti dal nemico. Inoltre, grazie al convertitore Lumina, per la prima volta anche lui può potenziare le proprie abilità e sfruttare il potere di tutti quei Pictos. Passata la trincea e la cava colma di macerie, mentre i 4 si accingono ad oltrepassare il ponte che li separa dalla foresta, Mael scoppia in un impeto di rabbia e inizia ad accusare gli altri di essere completamente indifferenti di fronte a tutta questa morte in ogni angolo del continente. Doesn't any of this bother you? Gustav è morto e Mael sembra l'unica ad esserne affetta, mentre Lune e Ciel, secondo lei, non mostrano un minimo di tristezza per quanto accaduto. Probabilmente è qui che entra in gioco la differenza di età tra le esploratrici. Oltre il fatto che Mael fosse quella più legata a Gustav, è anche la più giovane del gruppo. Sia Lune che Ciel soffrono profondamente la perdita del loro amico, ma sanno anche che il futuro di Lumière è nelle loro mani e non possono permettersi che la missione venga influenzata da un compagno caduto. In quell'esatto momento, un enorme Nevron si lancia sul gruppo distruggendo l'intero ponte e gettando gli esploratori alla base del burrone, sul letto di un rivo fatto di sangue e ancora cadaveri ovunque. Verso si erge di fronte al Nevron, un gigantesco duellante in armatura, col corpo segnato da innumerevoli scontri e una cappa composta da varie bandiere ricucite, appartenenti a precedenti spedizioni sconfitte. Lui e Verso sembrano essersi già visti. È questo infatti il Nevron menzionato poco prima, artefice di tutte quelle morti sul campo di battaglia, il Dualist.
il Nevron utilizza una lunga spada infuocata che diventa una coppia di lame nella seconda fase del combattimento. Time to strike. Verso si dimostra incredibilmente forte, un uomo temprato dai pericoli del continente, reduce di guerre e massacri, un superstite che conosce quelle terre che ormai chiama casa. L'intero gruppo combatte con una sinergia quasi coreografica. Ciel schiva gli attacchi del nemico, Lune lo colpisce con i suoi elementi, mentre Mael piomba dall'alto e costringe il Nevron in ginocchio. Verso afferra l'arma dell'avversario, carica un potente colpo e con Mael si lancia in un fendente finale, che sconfigge una volta per tutto il Dualist. Turns out this Nevron wasn't that strong, but you did well. La spedizione raggiunge il luogo descritto da Verso, un cimitero improvvisato nel mezzo della foresta, un luogo tranquillo e nascosto, dove i morti possono trovare riposo. È proprio qui che Verso ha seppellito molti dei compagni della Spedizione Zero, tra cui una persona a lui molto cara. Mael poggia il braccio di Gustav su un letto di foglie rosse e bianche. Una ad una, le esploratrici spendono qualche parola per il loro amico, lasciandosi andare finalmente al dolore, come se avessero trattenuto il respiro sin dalla sua morte. Mael promette di vendicare Gustav, di sconfiggere la pittrice e Renoir, per lui, per Emma e per i suoi apprendisti. Nel mentre, Verso osserva in silenzio. See you in the next life. Una volta accampati, l'uomo spiega i prossimi step da fare. Per prima cosa il gruppo deve recarsi alla stazione di Monoko tra le montagne e reclutare un vecchio amico di Verso, per l'appunto Monoko, un Gestral alquanto singolare. Il suo aiuto sarà importante per lo step successivo, distruggere il cuore della pittrice, situato invece da qualche parte al centro della vecchia Lumière, o ciò che rimane della città dopo essere stata lanciata in mezzo all'oceano durante la frattura. You found old Lumiere, Yes. so it's true. Lune e Ciel non erano sicure dell'esistenza di Old Lumière, essa era rappresentata solo nei libri e dipinti. L'uomo racconta che stava viaggiando con la Spedizione 58 quando si imbatté nella città vecchia, poco prima che l'intero gruppo venisse cancellato da Renoir. Verso spiega che senza il cuore della pittrice sarebbe impossibile raggiungere il monolito direttamente. Una potente barriera di croma blocca l'accesso alla spiaggia e chiunque osi oltrepassarla svanirebbe esattamente come accade durante il gommage. Durante la notte Mael si scusa con Lune per averla accusata di non soffrire la mancanza di Gustav. Lune le confida che con il tempo, dopo aver visto tantissime persone care andarsene, inclusi i suoi genitori, ha imparato ad usare tutto quel dolore per andare avanti, canalizzando ogni emozione in un singolo obiettivo: spezzare il ciclo. In più, Lune dice che ogni qualvolta utilizza il croma per manipolare gli elementi, in qualche modo riesce a sentire la presenza dei suoi amici scomparsi, e rivela a Mael che anche lei è in grado di percepire Gustav, proprio grazie alla sua affinità con il croma. Mael si ferma a parlare anche con Verso, lo ringrazia per averla condotta in quel bellissimo luogo, a lasciare i resti di Gustav, e gli dona la fascia dorata con il numero 33 ricamato sopra, rendendolo ufficialmente un membro della Spedizione 33. Thank you. Invidioso, appena vede il suo amico, Eschy esige anche lui la fascia della spedizione. Sotto la guida di Verso, raggiungere la stazione di Monoko non si rivela un compito arduo. Il Gestral si è accampato in una vecchia stazione ferroviaria, nascosta tra le montagne innevate, a pochi giorni di viaggio. Prima della frattura, Lumière aveva un vastissimo circuito ferroviario che si diramava per tutto il continente. Anche se a detta di Verso, i treni erano sempre in ritardo. Gustav would have liked to see that. Raggiunta la stazione, le esploratrici scoprono con meraviglia l'esistenza dei Grandis, un'altra antica razza che, come i Gestral, vive sul continente da ben prima della frattura e dalla creazione di Lumière. Un piccolo gruppo di loro sembra essersi insediato proprio nella stazione. I Grandis sono creature estremamente pacifiche, capaci di vivere per secoli, grossi esseri barbuti coperti da un manto nero e solida roccia. Tale aspetto riflette il loro luogo di origine, situato tra i ghiacciai delle montagne. A differenza dei Gestral, essi risolvono le loro controversie attraverso battaglie d'ingegno sotto forma di sfide poetiche. Prima della frattura, i Grandis erano organizzati in 3 tribù e ogni 4 anni davano vita ai giochi oratori, eventi pensati per dimostrare la loro abilità artistica attraverso dibattiti che potevano durare fino a 96 ore. Con la creazione di Lumière, i Grandis si avvicinarono con piacere agli umani e ancora oggi alcuni di loro conservano memoria di quei tempi d'oro, quando giocavano e intrattenevano i bambini. Tuttavia, con la frattura e l'invasione dei Nevron, la maggior parte dei Grandis fu uccisa o costretta a nascondersi, ritirandosi sempre più in alto tra le montagne.
La drastica riduzione della popolazione portò alla scomparsa delle tribù e dei giochi oratori. Nonostante ciò, i Grandis continuano ancora oggi a partecipare a sfide poetiche individuali, nel tentativo di mantenere viva una parte delle loro tradizioni. Nonostante la loro indole pacifica, molti Grandis sacrificarono la propria vita per aiutare gli umani nella guerra contro la pittrice, pur non essendo affetti dal gommage. Pochi passi all'interno della stazione in rovina e Monoko si manifesta improvvisamente, entrando in scena in modo appariscente, cercando di colpire Verso cogliendolo di sorpresa. Slow as ever. Momia. Monoko è un Gestral molto particolare. Oltre a Eschie è il miglior amico di Verso. I tre infatti hanno affrontato innumerevoli avventure insieme, sia prima che dopo la frattura. Monoko parla fluentemente la lingua degli umani, insegnatagli dallo stesso Verso. Ladies, could I interest you in a duel? Pur condividendo l'aspetto tipico dei Gestral e la loro indole combattiva, Monoko si distingue nettamente dal resto della sua razza. Egli possiede una folta criniera bianca che si estende fino alle braccia e indossa un kilt adornato con placche di legno decorate, oltre ad una campana regalatagli dagli stessi Grandis, legata ad un bastone che egli usa come arma. Sulle spalle porta uno zaino in cui conserva i suoi trofei personali conquistati in battaglia, ovvero le zampe dei suoi nemici. Monoko, infatti, adora collezionare gli arti inferiori dei Nevron che sconfigge e grazie ai quali è in grado di adottare uno stile di combattimento unico nel suo genere. Aha! Il Gestral è capace di assumere le sembianze dei Nevron che ha affrontato e di utilizzare le loro abilità a proprio piacimento. Questa singolare peculiarità viene mostrata fin da subito, quando Monoko esige immediatamente un duello, dopo aver fatto la conoscenza dei nuovi compagni di Verso. Quando scoppiò il caos con la frattura e i Nevron che dilaniavano il continente, Monoko, all'epoca inesperto e poco avvezzo al combattimento, venne protetto e guidato da Noko, che assunse per lui il ruolo di guardiano. Si tratta dello stesso Noko già incontrato, ma ovviamente nella sua versione adulta. Per molti anni Monoko, sotto la guida di Noko, si avventurò in un continente frammentato, alla ricerca di altri Gestral dispersi dopo la frattura, con l'obiettivo di ricondurli al loro insediamento. I due svilupparono un legame profondo, tanto che quando Noko morì in combattimento, Monoko si impegnò affinché potesse rinascere al fiume sacro e fargli a sua volta da mentore. Come già accennato, i Gestral, quando rinascono, perdono gran parte dei loro ricordi, e a quanto pare il piccolo Noko è morto e rinato in più occasioni, al punto da dimenticare quasi del tutto chi fosse. Eppure ogni volta Monoko lo prendeva nuovamente sotto la propria ala, esattamente come Noko aveva fatto con lui, ricreando quel legame profondo che li rendeva inseparabili. No distraction, son. I'm really busy beating up strangers. Intorno all'anno 43 del monolito, dopo l'ennesima morte di Noko, Monoko si rifiutò di attendere il proprio turno per permettere la rinascita del suo amico, saltando la fila dei Gestral in attesa di tornare in vita. Questo gesto scatenò l'ira di Golgra, e da allora i due non vanno affatto d'accordo. Questo è anche uno dei motivi per cui Monoko ha scelto di accamparsi presso la stazione, insieme ai Grandis, cercando di restare il più lontano possibile dal villaggio Gestral. Tuttavia, al di là dei continui litigi, Golgra non nutre vero rancore nei suoi confronti. Anzi, si suppone che abbia un debole per lui, pur non approvando il fatto che Monoko continui a piegare le regole Gestral a proprio piacimento. Oltre alla ricerca dei Gestral dispersi, nel corso degli anni, Monoko si è unito a Verso in centinaia di avventure, comprese quelle in aiuto di altre spedizioni contro la pittrice. Il loro legame, quasi fraterno, alterna battibecchi e rivalità a una profonda complicità e a un solido affidamento reciproco. It was tough, but I defeated it. Pelorins are weak. I could have done that blindfolded. Purtroppo, dopo aver assistito a innumerevoli spedizioni fallire, Monoko ha iniziato ad allontanarsi da Verso, poiché non riusciva più a sopportare l'idea di assistere, ancora e ancora, alla morte degli umani. È proprio per questo motivo che i due non si vedevano da un decennio circa. Il duello con Monoko mette in luce l'incredibile abilità del Gestral, quando all'improvviso Noko fa la sua comparsa. Il piccolo mercante ha in qualche modo raggiunto l'intero gruppo, accorrendo da Monoko per avvertirlo che uno Stalact è in procinto di attaccare l'insediamento Grandis. Monoko decide quindi di sfruttare l'occasione per osservare il gruppo combattere contro il gigantesco Nevron fatto di ghiaccio e valutare in silenzio la forza delle esploratrici. Senza sorpresa, la spedizione 33 non delude il vecchio Gestral. Una volta sconfitto il Nevron, Verso chiede a Monoko di unirsi a loro e di raggiungere la vecchia Lumière.
Il Gestral si mostra restio ad avventurarsi di nuovo con altri esploratori, temendo di assistere ancora una volta al loro fallimento. Verso allora gli fa notare Mael, alludendo al suo aspetto, alla sua somiglianza e alla possibilità che ella rappresenti l'unica vera occasione per sconfiggere la pittrice. Monoko aveva già notato Mael e il suo volto gli è fin troppo familiare, ma il Gestral rimane irremovibile nella sua decisione, almeno fino a quando Verso non gli prospetta la succosa opportunità di affrontare un numero enorme di combattimenti. Il resto della discussione tra i due parla da sé. Good, 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 good. Yes, good. Attirato dai possibili tesori nascosti nella città vecchia, anche Noko decide di unirsi alla Spedizione 33. Old Lumière è ciò che rimane della città dopo che la frattura ha fatto a pezzi il continente, una città spezzata e in rovina, dominata da un enorme cratere al centro, creato dalla porzione di città che venne scagliata lontano, nell'oceano. L'intera area è cosparsa di spade luminose che risplendono nell'oscura atmosfera di morte e desolazione. È come se in quel luogo si fosse consumata un'enorme battaglia senza vincitori. A fare da sfondo a questo panorama di tristezza vi è un gigantesco essere privo di vita, dalle sembianze umanoidi. Sul suo dorso sorge una piccola città, mentre la sua testa è trapassata da un'enorme spada, anch'essa luminosa. Un tempo sfarzosa e colma di vita, la vecchia Lumière non è oggi che una flebile reminiscenza dell'esistenza sul continente, ormai abitata esclusivamente dai Nevron. Il gruppo deve raggiungere il centro della città, ma il cammino viene quasi immediatamente bloccato dagli edifici in rovina. Spinto dalla sua solita spacconeria, Monoko assume le sembianze di uno Stalact e carica un colpo potentissimo per aprirsi un varco attraverso il palazzo distrutto. Tuttavia, il Gestral non tiene conto dell'enorme forza sprigionata dal suo attacco, generando un'esplosione che sparge il gruppo in diverse parti della città. Lune, Ciel e Monoko finiscono da una parte, mentre Mael, Verso e Noko vengono separati dall'altra. Con l'idea di riunirsi, gli esploratori iniziano a dirigersi lentamente verso il luogo in cui si suppone si trovi il cuore della pittrice. Tra uno scontro e l'altro contro Nevron simili a spadaccini in armatura, Lune e Ciel si confidano una preoccupazione che entrambe condividono. Verso è senza dubbio d'aiuto e il suo obiettivo sembra allinearsi con il loro, ma qualcosa le spinge a non fidarsi completamente di lui, come se stesse nascondendo qualcosa. Dubbi ulteriormente alimentati dalle risposte vaghe di Monoko alle domande di Lune su come lui e Verso si siano conosciuti. La conferma dei loro sospetti arriva quando trovano il diario della Spedizione 58, il gruppo che insieme a Verso riuscì con fatica a raggiungere Old Lumière, ma che venne infine massacrato da Renoir. Attraverso quelle pagine, le due esploratrici scoprono con orrore che Verso non ha detto tutta la verità. Is this true? Nel frattempo, altrove, anche Mael e l'uomo si avvicinano al centro di Old Lumière. I due notano come quel luogo susciti in entrambi una strana sensazione di familiarità. Verso ricorda persino l'appartamento in cui abitava prima della frattura, situato nel cuore della città, sopra il panificio di Angelique, dove si fermava a mangiare ogni mattina. Senza alcun apparente motivo, dopo l'ennesimo scontro, Verso sparisce nel nulla, lasciando Mael e Noko soli a dirigersi verso il cuore della vecchia città. È lì che Mael trova la villa, un luogo che sembra conoscere, pur non avendone alcun ricordo. Why does it feel so familiar? Avvicinandosi, il portone si apre, rivelando un essere senza volto dalle sembianze femminili, immobile, intento a osservarla in silenzio. Una figura il cui aspetto ricorda quello del curatore, e che, per coerenza narrativa, verrà chiamata curatrice. I knew you'd open the door for her. All'improvviso, Verso riemerge dal nulla e tenta di avventarsi su quella figura, ma viene immediatamente respinto da Renoir, che esce dalla villa e si frappone tra i due esploratori e la curatrice. Alicia si trova con loro all'interno dell'edificio, appoggiata a quella presenza quasi eterea. È qui che forse si può notare per la prima volta un dettaglio non da poco. Alicia non ha colore. Negli incubi in bianco e nero era impossibile accorgersene, ma ora è abbastanza chiaro. A differenza di tutto il resto, la giovane ragazza è in bianco e nero. L'enorme portone si richiude lentamente, mentre Verso resta sconvolto dalla presenza di Alicia. Lui e Renoir iniziano così l'ennesimo confronto, e il fulcro del loro litigio è sempre lo stesso. Renoir accusa Verso di continuare a danneggiare la propria famiglia, sostenendo che, al contrario, egli stia facendo di tutto per preservarla. Lo accusa di rincorrere la morte, di voler spezzare il ciclo sbagliato e di giustificare il proprio tradimento dipingendo Renoir come il nemico. You haven't told her the truth.
Have you, son? È in quel momento che Lune, Ciel e Monoko raggiungono finalmente il resto del gruppo, rivelando il segreto di Verso. Renoir, comandante della Spedizione Zero, colui che ha massacrato innumerevoli spedizioni, inclusa la 33, l'uomo che ha ucciso Gustave e tentato di cancellare Maël, è suo padre. Vedendo Renoir prepararsi allo scontro, Verso propone di affrontare il discorso più tardi. L'obiettivo ora è difendersi dall'uomo dai capelli bianchi. I'd really like for you all to survive this. Questa volta Renoir non si risparmia con i suoi attacchi e colpisce la Spedizione 33 senza sosta, prima evocando 2 misteriose lapidi che lo curano dagli attacchi degli esploratori, poi richiamando a sé un'enorme quantità di croma che sprigiona sull'intero gruppo. Per fortuna, Verso è dalla loro parte contro il padre, l'esploratore si rivela anch'egli estremamente abile in combattimento. In qualche modo, sia lui che Renoir possiedono abilità uniche nel loro genere, dando vita ad uno scontro tra 2 esseri immortali in grado di far tremare le fondamenta del continente stesso. I'm not angry, just disappointed. La lotta va avanti per ore, gli esploratori sono sfiniti, Verso incluso, ma non Renoir, il quale vibra un potente attacco che travolge con forza la Spedizione 33. Una volta diradata la nebbia sollevata dall'onda d'urto, il gruppo si accorge che Noko è stato ucciso dal colpo, nonostante Monoko abbia tentato di proteggerlo con il proprio corpo. In preda alla rabbia, Maël tenta invano di attaccare Renoir, senza riuscire a scalfirlo. Can't you accept who you are? Alicia. Verso ha chiamato Maël Alicia, mentre le urlava di spostarsi per difenderla dal fendente del padre. Il tempo si è fermato, proprio come era avvenuto all'accampamento tempo addietro. Il portone si apre di nuovo e dalla villa esce Alicia. A quanto pare, la ragazza è capace di fermare il tempo a piacimento. Si avvicina a Maël e per la prima volta rimuove la maschera, mostrando il suo volto sfigurato da profonde bruciature. Nonostante le cicatrici, è impossibile non notare l'enorme somiglianza tra lei e Maël. Le due, infatti, sono identiche come gocce d'acqua. Alicia afferra il braccio di Maël e improvvisamente un incendio si materializza nella villa, seguito da urla di dolore che echeggiano in lontananza, come se fossero un ricordo. Confusa, Maël le chiede come si chiami, ma senza rispondere, Alicia si gira e si avventura lentamente tra le fiamme del palazzo. Subito dopo, l'intera villa scompare, permettendo al tempo di scorrere di nuovo. Verso viene investito dalla rabbia non appena si accorge che l'edificio è svanito nel nulla, e con esso anche Renoir, insieme all'unica possibilità di abbattere la barriera che protegge la pittrice. La spedizione fa ritorno all'accampamento, portando con sé l'ennesima dolorosa sconfitta e il peso di una nuova perdita, quella del piccolo Noko. Lune è furiosa con l'esploratore per aver omesso il fondamentale legame di parentela con Renoir. In risposta, l'uomo afferma che non si trattava di un dettaglio rilevante, poiché aveva interrotto ogni rapporto con il padre molti anni prima, nel momento stesso in cui aveva smesso di considerarlo tale. Non è un caso che Renoir e Verso portino la stessa identica cicatrice sul volto, segno tangibile di un violento scontro avvenuto tra i due e che spinse Verso ad allontanarsi definitivamente da suo padre. Entrambi sarebbero perfettamente in grado di rimarginare quella ferita, ma hanno scelto di non farlo, come gesto simbolico del loro distacco familiare. Nonostante la mancanza di trasparenza di Verso e i continui interrogativi che sorgono ogni volta che il gruppo incontra l'uomo dai capelli bianchi, la spedizione condivide ancora un obiettivo in comune e fino a quel momento Verso non ha mai mancato di combattere al loro fianco. Lune rimane diffidente, mentre Ciel sceglie di confidare nel fatto che, d'ora in avanti, tutti saranno completamente onesti l'uno con l'altro, solo così potranno portare a termine la missione. Eppure, quella missione sembra ora impossibile. Il cuore della pittrice è scomparso insieme alla villa e con esso ogni possibilità di raggiungerla. Tuttavia, grazie al diario della spedizione 58, ritrovato da Lune a Old Lumière, emerge l'esistenza di una possibile alternativa per abbattere la barriera che protegge il monolito. It's a dead end. Verso era già a conoscenza di questa opzione, ma la reputa un'idea troppo pericolosa persino da prendere in considerazione. Un'alternativa che richiede l'intervento del curatore. A quanto pare, costui sarebbe in grado di forgiare un'arma capace di trafiggere la barriera, ma per farlo avrebbe bisogno di una quantità di croma inimmaginabile, ottenibile solo attraverso il cuore di 2 Axon.
Gli Axon sono colossali creature grandi quanto montagne, dotate di un cuore composto da puro croma. Al mondo ne esistono soltanto 4. The Reacher è quasi impossibile da raggiungere, poiché dimora ad un'altitudine proibitiva. The Howler è morto molti anni prima e il suo corpo giace ancora a Old Lumière. È il gigantesco essere con la città sul dorso, abbattuto da ignoti dopo una lunga battaglia in seguito alla frattura. Questo riduce le possibilità ai soli 2 Axon rimasti, Visage e Sirene, che abitano rispettivamente su 2 isole non lontane dal monolito. Verso è fermamente contrario a questa impresa, che giudica a dir poco folle, non è disposto a rischiare la vita dei suoi compagni. Gli Axon sono esseri di potenza incalcolabile, ben più pericolosi di qualsiasi Nevron, e nemmeno lui, pur essendo immortale, è mai riuscito a sconfiggerne uno. Eppure, qualcuno in passato ci è riuscito. I can't die, and I still couldn't take them down. Yet we found the corpse of one in Old Lumière, so it's possible. I don't know how that one died. Lune sostiene che, indipendentemente dai rischi, il loro destino è comunque segnato dal gommage. È pronta a correre qualunque pericolo pur di andare avanti, anche a costo di morire tentando. Alla fine l'uomo cede, al che egli propone di tentare prima con Visage, in quanto l'Axon risulta già indebolito da precedenti spedizioni, che in passato avevano provato invano ad abbatterlo. Più tardi, Verso si avvicina a Mael e le chiede se desideri riavere la fascia della spedizione 33. Al contrario di Lune, Mael non ha dubbi sulla fiducia che ripone in Verso. Gustave le aveva insegnato che sono soprattutto le azioni a parlare, e l'esploratore ha dimostrato chiaramente da che parte stare, a differenza di sua sorella Alicia, che sembra aver scelto di non schierarsi nel conflitto tra padre e figlio. Mael aveva già compreso il loro legame di parentela nel momento in cui l'aveva vista a Old Lumière. Verso le racconta che anni prima Alicia rimase intrappolata in un incendio che le sfigurò il volto e la privò della voce. Quanto accaduto a Noko ha colpito profondamente Monoko. I'm sorry, mon vieux. We'll bring Noko back. Il Gestral conosceva bene i rischi nell'unirsi a questa spedizione e nonostante tutto ha scelto ancora una volta di aiutare Verso, il suo migliore amico. I due trascorrono la notte ricordando aneddoti divertenti delle loro passate avventure, come quella volta in cui Verso venne tagliato in 2 da un Pelerin e ancora a metà gridò a Monoko di aiutarlo, o il loro primo scontro con il Dualist, dal quale uscirono vivi per un soffio, o quella volta ancora in cui Monoko sfidò Eschie a duello, venendo sconfitto senza fatica dall'essere più forte dell'universo. I've missed our little excursions. Infine, Monoko chiede a Verso di aiutarlo a riportare in vita Noko al fiume sacro. Il Gestral sa bene che il suo vecchio mentore perderà per l'ennesima volta gran parte dei suoi ricordi. Verso lo aveva già aiutato in passato a far rinascere Noko e accetta anche questa volta, pur sapendo che Golgra difficilmente chiuderà un occhio quando Monoko salterà di nuovo la fila. You helped me bring Noko back once before. Will you help us again, my friend? Always. La regola imporrebbe di lasciare il corpo di Noko insieme agli altri Gestral defunti nelle foreste del santuario e attendere il proprio turno per la rinascita. Ma Monoko non è mai stato incline a seguire le regole della sua razza. Prima di avventurarsi verso il primo Axon, Monoko e Verso fanno una breve deviazione al fiume sacro, un luogo incantato nascosto tra le montagne e ben protetto dai Nevron. In tutta l'area è possibile scorgere gli spiriti luminosi dei Gestral, che alimentano la magia di quel luogo sacro. Erano anni che Verso non vi metteva piede. Monoko lo incalza, invitandolo a sbrigarsi prima che Golgra venga a sapere della loro presenza. Monoko! Il capo dei Gestral è già lì. Tutti quei resti di Nevron che Monoko porta con sé permettono a Golgra di fiutarne la posizione fin dall'altro capo del continente. Come prevedibile, Golgra inizia la sua consueta retorica sulle regole Gestral. Se a tutti fosse permesso di rinascere senza un numero sufficiente di guardiani adulti a guidare i neonati, si scatenerebbe il caos. Noko deve attendere il proprio turno, come tutti gli altri. A Monoko non rimane altra scelta che sfidare Golgra in una prova di combattimento, trascinando Verso con sé. I demand a trial by combat. Oh no. Please help me. Golgra non aspettava altro. I due affrontano il capo dei Gestral dando fondo a tutte le loro forze, e proprio nel momento in cui sembravano avere la meglio, Golgra interrompe lo scontro, poiché deve andare a svolgere la sua sessione di squat. Dopotutto, è il suo leg day. Oh, come on. You're just afraid of losing. Monoko, please, shut up. Nonostante ciò, il combattimento ha intrattenuto a sufficienza il capo Gestral,
che anche questa volta decide di chiudere un occhio e permette a Monoko di aggirare le regole. Il Gestral le è grato. Forse è vero che Golgra ha un debole per lui. Noko viene riportato in vita. Il piccolo e serino riconosce Monoko e Golgra, ma non conserva alcun ricordo della spedizione 33. Desidera soltanto tornare al villaggio Gestral. In qualità di suo guardiano ufficiale, Monoko insiste per portarlo con sé, ma Verso gli fa notare che l'insediamento Gestral è il luogo più sicuro per lui e che in futuro potranno sempre andarlo a trovare. Noko fa quindi ritorno al villaggio Gestral insieme a Golgra. Monoko ringrazia Verso per averlo aiutato ancora una volta, anche se non ce n'è davvero bisogno. L'uomo farebbe qualsiasi cosa per il suo migliore amico. Thank you, my friend. Il giorno seguente, sul dorso di Eschie, la spedizione 33 raggiunge l'isola di Visage, colui che protegge la verità attraverso le menzogne. Il nome stesso dell'Axon si riflette nella struttura dell'isola. Centinaia di volti incastonati nelle rocce danno forma ad un luogo dalle 1000 espressioni, simile a un teatro fatto di maschere. Ed è proprio questo Visage, un enigmista, un attore che attende pazientemente il suo pubblico per dare inizio all'opera. Un individuo alto ed elegante, avvolto in un'armatura composta interamente di maschere, avanza lentamente con i riflettori puntati addosso. Oh, I'm harmless. Si presenta come innocuo e invita gli esploratori a presentarsi al cospetto di Visage, alla fine del sentiero principale, pur sapendo della presenza di altri 3 percorsi nelle vicinanze. Gli esploratori sono liberi di scegliere, affrontare immediatamente l'Axon oppure esplorare l'isola e le sue maschere, nel tentativo di comprendere se Visage stia tendendo loro un inganno. Ogni sentiero conduce ad uno stato emotivo tipico della commedia: rabbia, tristezza e felicità. Affrontando i diversi stati d'animo della natura umana, incarnati nelle prove poste alla fine di ciascun percorso, gli esploratori comprendono una piccola parte di ciò che costituisce l'Axon. Tristezza è colui che vive a metà, dietro un velo di emozioni che crescono, dopo una vita costretto a dipingere. Gioia è colui che ha dipinto questo universo, condividendolo con coloro che ama, mentre insegue ciò che non può afferrare. Rabbia è colui che non può contrastare il fato. Dietro il suo viso le emozioni divampano, ma nell'ombra la sua rabbia svanisce. Allo stesso tempo, senza saperlo, la spedizione sta indebolendo gradualmente l'Axon, privandolo delle maschere che sconfigge una dopo l'altra. Tuttavia, qualora il gruppo decidesse di affrontare Visage immediatamente, egli si presenterebbe nella sua forma più completa e pericolosa. Il sentiero principale che conduce all'Axon è impervio e costellato di maschere che fluttuano nel vuoto, osservando il gruppo con aria minacciosa. Al termine del percorso, sulla sommità di un altopiano sospeso tra le nuvole e detriti fluttuanti, si erge Visage, un enorme essere dotato di 5 volti differenti, che utilizza uno alla volta per sferrare attacchi di varia natura. Attraverso uno specchio, il nemico è in grado di evocare maschere diverse, ognuna delle quali costringe la spedizione 33 a schivare o parare un diverso schema di colpi. People want so badly to know what's behind the mask. Una volta abbattuto l'Axon, le luci si spengono e il custode della maschera, colui che fino a quel momento sembrava un semplice servitore di Visage, si presenta nuovamente di fronte agli esploratori. Un discorso teatrale ed enigmatico precede l'inizio della seconda fase del duello contro il vero Axon. Harmless, Ed è in questo momento che l'aver sconfitto o meno le precedenti maschere fa la differenza, poiché l'avversario potrà sfruttarne i poteri per rigenerarsi o infliggere potenti debilitazioni alla spedizione. Il custode è rapido e potente nei suoi attacchi, aggraziato nei movimenti e maneggia le lame come fossero un'estensione del suo stesso corpo. Witness your end. Dopo un interminabile scambio di fendenti, il gruppo sembra avere la meglio. È a quel punto che Visage tenta di sottomettere gli esploratori, forzandoli ad indossare le sue maschere. Secondo l'Axon, tutti nella vita ne portano una, senza mai rivelare la propria vera natura, e questa finzione rende chiunque, in un modo o nell'altro, vulnerabile. Tutti cedono all'influsso delle maschere, tranne Ciel. Su di lei non hanno alcun effetto. Dopo tutto ciò che ha vissuto, il legame con Pierre e la perdita del figlio mai nato, Ciel è pienamente consapevole della propria maschera, della facciata dietro cui si cela il dolore profondo che porta con sé ogni giorno. Mentre il custode è impegnato a sottomettere gli altri esploratori, Ciel si avvicina e rimuove la maschera del nemico, nonché cuore stesso dell'Axon.
Con quel gesto pone fine allo scontro e sconfigge definitivamente Visage. Prima di andarsene, Verso si avvicina al corpo dell'Axon. Mentre il suo croma si disperde nell'ambiente, l'uomo pronuncia queste parole. That was Verso, wasn't it? All'accampamento, il gruppo si riunisce di fronte al curatore. Lune gli si avvicina con il cuore dell'Axon, ma l'entità indica Mael, facendo intendere che debba essere lei a consegnarlo. Non appena la ragazza sfiora l'essere, per una frazione di secondo il curatore assume le sembianze di Renoir, destabilizzando profondamente la giovane esploratrice. Verso tenta di rassicurarla, spiegando che anche lui era solito vedere Renoir nei propri incubi. Di conseguenza, l'accaduto passa facilmente in secondo piano, poiché contro ogni aspettativa gli esploratori sono riusciti a sconfiggere un Axon. Mentre Mael osserva le stelle in compagnia di Eschie, Verso si avvicina, evoca un pianoforte e inizia a suonare. L'uomo dimostra un talento straordinario con lo strumento. Non a caso, egli aveva confidato a Lune che, nonostante i genitori avessero altri progetti per lui, la sua vera passione è sempre stata la musica. My parents were both artists. Widely respected, very prominent artists. There was a great deal of pressure to follow in their path. You're an artist, then? Not the kind they wanted me to be. Meaning? Music is my passion. I really miss performing at the concert hall. When the lights dim and the room is hushed and the first notes echo through the chamber, I can just lose myself and feel the music through my fingers. Every time I play, it feels like my heart's about to break from the beauty of the notes. Mael si siede accanto a lui e, pur ascoltandola per la prima volta, ha la sensazione di conoscere già quella melodia, una canzone che Verso era solito suonare per sua sorella Alicia. Nel frattempo, Eschie danza sullo sfondo di quel momento carico di significato, mentre Verso e Mael rafforzano il loro legame, quasi come fossero una famiglia. Anche Lune e Ciel hanno migliorato il loro rapporto con l'esploratore nel corso del viaggio verso il monolito. Senza rendersene conto, è passato del tempo dal loro primo incontro e ogni notte all'accampamento Verso ha lentamente abbassato le proprie difese, portando Lune e Ciel a fare altrettanto. Egli non si è limitato a guidare la spedizione, ha scelto di aprirsi a poco e soprattutto di ascoltare le esploratrici, condividendo con loro silenzi, ricordi e paure che aveva tenuto a lungo per sé. I used to have horrible dreams, but somehow it was worse when they stopped. Now it's just this oppressive void. Egli condivide con Lune la passione per la musica ed è incuriosito dal suo intransigente senso di responsabilità e dal profondo rigore che la contraddistingue. Di Ciel Verso apprezza la genuinità, il modo in cui la donna affronta la vita dopo aver sopportato così tanto dolore. Una notte, con il suo aiuto, Ciel è persino riuscita a vincere la paura dell'acqua. In un'altra occasione, l'uomo ha rivelato che dopo la frattura i suoi capelli divennero completamente bianchi, una caratteristica che colpì anche gli altri membri della sua famiglia, e che da allora si reca al villaggio Gestral per farseli tingere. Un'altra notte ancora, vedendo le esploratrici un po' giù di morale, Verso ha cercato di rallegrare gli animi con il suo noto trucco di magia. How about a little Verso magic to lighten the mood? You mean the one that hurts like hell? Yes, I mean the one that hurts like hell. Nonostante il dolore, l'uomo si è fatto tagliare in due da Monoko e con il busto separato dalle gambe ha intrattenuto il gruppo, suscitando tanta curiosità e una pioggia di domande. Hi, I'm a pair of legs that can talk. Tutti questi momenti, a volte profondi, a volte leggeri, finiscono per fortificare il gruppo, che prima di raggiungere il secondo Axon, spinto dalle insistenze di Lune, decide di avvicinarsi alla barriera che protegge il monolito. Maybe we can just cross it. Yeah, sure. Un enorme muro di croma si estende a perdita d'occhio, esteticamente molto simile allo Shield Dome che protegge Lumière. Incuriosita e convinta dalla presunta innocuità della barriera, Lune si avvicina e tenta di oltrepassarla, rimanendo scottata dalla sua energia e strappando un sorriso a Verso. You wanna try again? I'm okay. La spedizione raggiunge quindi l'isola di Sirene. Il luogo in cui risiede l'Axon è surreale, un'architettura profondamente diversa dal resto del continente, tipica di un clima desertico, una sorta di colosseo accarezzato da una brezza di sabbia, contornato da arazzi mossi dal vento e avvolto da una musica calma e trascinante. Sirene è lì, alla base dell'anfiteatro,
colei che gioca con le meraviglie. L'Axon danza in modo ipnotico e la sua dolce melodia si insinua nelle menti degli esploratori, fatta eccezione per Monoko. Scuotendo la sua campana, il Gestral riporta i compagni alla ragione e li invita a concentrarsi, in modo da non rimanere prigionieri dell'incanto di Sirene. I Nevron presenti non sono che piccole emanazioni di Sirene, danzano al ritmo della sua melodia avvolgente, trascinati dalla stessa magia che li anima, e affrontarli suscita quasi un senso di disagio. Pur non rappresentando una grande minaccia singolarmente, il loro numero considerevole mette a dura prova gli esploratori. Tutte queste creazioni dai tratti esotici vengono realizzate da un enorme burattino al servizio di Sirene, il Tisseur. Finché non viene disturbato, il Nevron è di per sé innocuo. Tuttavia, qualora la spedizione decidesse di evitarlo, esso verrebbe evocato dall'Axon durante lo scontro, conferendogli potenti potenziamenti difensivi. Di conseguenza, la scelta più ovvia è metterlo fuori gioco. Dopo numerosi scontri in quel labirinto di gallerie realizzate tramite esplosivi dalla Spedizione 67, il gruppo riesce finalmente a raggiungere Sirene. L'Axon appare ancora più grande e maestoso visto da vicino. La sua danza irretisce le menti degli esploratori, imprigionando i loro cuori in una malinconica empatia e mostrando loro l'immagine dei propri cari. Lune rivede i suoi genitori. Ciel osserva Pierre, che tiene tra le braccia il figlio che non è mai nato. Monoko si trova di fronte al piccolo Noko, mentre Mael riesce quasi a sfiorare Gustave. Verso, invece, non si lascia distrarre. Il fascino magico dell'Axon sembra non avere più alcun effetto su di lui. Infastidita, Sirene chiama a sé le sue apparizioni e, non riuscendo ad ammaliare l'intero gruppo, si prepara ad affrontare direttamente la Spedizione 33. In una danza elegante e minacciosa, l'Axon sfrutta le sue creazioni per attaccare gli esploratori, che sotto una pioggia di petali rossi affrontano l'avversario spingendosi oltre i propri limiti. Decine di marionette danzanti si scagliano sul gruppo, serpenti di stoffa li travolgono da ogni lato e l'ambiente stesso muta seguendo il ritmo ipnotico della melodia di Sirene. In un ultimo tentativo di soggiogare la spedizione, Sirene attira Lune vicino a sé. È allora che la ragazza carica un potente attacco di croma, che abbatte l'Axon una volta per tutte. Sirene e le sue creazioni si dissolvono mentre il croma viene trasportato via dalla brezza dell'isola. Gli esploratori restano in silenzio per qualche istante, riprendendo fiato, consapevoli di aver sconfitto qualcosa di antico e di essere ancora vivi. La sera stessa all'accampamento, il gruppo si riunisce nuovamente attorno al curatore, lasciando che sia Mael a consegnargli il secondo cuore di Axon. Improvvisamente, quella dimensione ormai nota, priva di tempo e colori che travolge tutti tranne Mael, si manifesta dal nulla. Questa volta però non è Alicia a fermare il tempo, bensì la curatrice, quello strano essere che la spedizione aveva già incontrato nella vecchia Lumière, all'interno della villa. L'entità sembra chiamare Mael, ma ad un tratto viene spazzata via e il tempo riprende a scorrere come prima. Mael non ne può più di queste continue visioni. Confusa e provata, si rivolge al curatore, chiedendogli chi egli sia veramente. Who are you? Senza pronunciare una singola parola, l'essere senza volto utilizza il croma degli Axon per forgiare una potente spada da scherma, perfettamente adatta a Mael. Avvolta da un'energia primordiale, quell'arma sarà in grado di abbattere la barriera che separa la Spedizione 33 dalla pittrice. Gli esploratori siedono pensierosi attorno al falò. È l'ultima notte prima di avventurarsi verso il monolito. Pochissime spedizioni sono riuscite a spingersi così lontano e nessuna ne è mai uscita vittoriosa. Contro ogni aspettativa, la Spedizione 33 si trova ad un passo dal completare una missione alla quale centinaia di migliaia di esploratori hanno dedicato ogni istante della propria vita. Un domani ignoto che grava sui loro cuori, colmandoli di emozioni contrastanti. Da un lato la speranza di spezzare finalmente il ciclo, dall'altro la paura di fallire come tutti coloro che li hanno preceduti. Per rompere quell'atmosfera così pesante, Ciel decide che quello è il momento migliore per rivelare a tutti il segreto di Verso. L'esploratore ha infatti nascosto un'enorme quantità di vino all'interno di Eschie, accumulata nel corso di anni e anni di avventure. Una collezione personale, conservata per le occasioni speciali. E questa, senza dubbio, è una di quelle occasioni. La divertente scoperta riaccende l'umore del gruppo, un'ultima notte di baldoria prima dell'ultimo passo. Eppure, Verso appare inquieto. Yeah, I'll leave you to it. L'uomo si allontana dagli altri e una volta rimasto solo viene raggiunto da Alicia.
La ragazza si avvicina al fratello e davanti ad un monolito ormai incredibilmente vicino gli consegna una lettera sigillata, sulla quale è incisa la frase «Una vita da sognare». Il messaggio è destinato a Maëlle, ma spetterà a Verso decidere se consegnarlo o meno. Una lettera che racchiude tutta la verità della famiglia Descendre. My beautiful sister doesn't need this ugly mask. Verso rimuove la maschera di Alicia. Mentre i due si abbracciano, Renoir appare dal nulla. Accusa Verso di stare condannando a morte Alicia e l'intera famiglia. L'uomo dai capelli bianchi non è lì per combattere, ma per avvertire il figlio delle conseguenze della sua scelta. Have you thought through the consequences? Conseguenze che non ricadranno solo sui Descendre, ma anche sulla Spedizione 33, su Lumière e su tutte le persone che Verso ama. Who really is the one painting death? And who paints life instead? Renoir prosegue con il suo lungo e profondo monito, mentre Verso osserva i suoi amici danzare attorno al fuoco, ignari. Tutti loro esistono finché lei lo desidera, e la disperazione che acceca Verso distruggerà tutto ciò che gli è stato dato. Verso è pronto a pagare il prezzo, ma è davvero disposto a farlo pagare anche a chi ama. L'esploratore risponde con una frase altrettanto profonda. May everything be decided before their very eyes, between the bars of their prison, In the shadow of the monolith. Il giorno seguente, la Spedizione 33 raggiunge la barriera. Lune si fa da parte, lasciando a Maëlle l'onore di perforare il fitto strato di croma, che sotto l'influsso dell'arma forgiata dai cuori degli Axon si frantuma fino a svanire nel nulla. Eccolo lì, il monolito, più imponente che mai. Ai suoi piedi colei che ha tormentato Lumière per quasi 70 anni. La Spedizione 33 è sul punto di compiere il passo più importante della storia umana, in nome di Gustave e di tutti coloro che sono caduti per mano della pittrice. Monoko osserva Verso in silenzio, con una strana espressione di delusione. Nessuno dei due dice una parola. La bandiera della Spedizione 0 si erge immobile sotto un cielo colmo di detriti sospesi e di croma fluorescente. Un sentiero fiancheggiato da un tappeto di candele accompagna gli esploratori nei loro ultimi passi prima dello scontro finale. Il panorama è intriso di tristezza. L'enorme figura femminile appare quasi a disagio, accovacciata come se fosse in punizione, relegata nell'angolo più remoto del continente, vittima di una profonda solitudine. Forse Sophie aveva ragione. Maybe she's a prisoner too, stuck in the same cycle with us. Ma tale visione non può in alcun modo giustificare tutta la morte che la pittrice ha causato. Gli esploratori sfoderano le armi e si lanciano in una serie di attacchi contro quell'essere colossale. I colpi vanno a segno, ma non riescono a scalfire l'avversario, che rimane immobile, senza reagire ai loro colpi. Tentano ancora e ancora, senza alcun risultato, finché all'improvviso l'intera spedizione viene avvolta dal consueto limbo in bianco e nero. Questa volta, però, tutti ne sono testimoni, non soltanto Maëlle. In quella dimensione priva di tempo e colori vi è anche lei, la curatrice. D'un tratto, Lune, Ciel e Maëlle vengono avvolte dalle fiamme. Monoko resta interdetto, incapace di reagire, mentre Verso, osservando la figura senza volto, stringe Maëlle a sé e lascia che le fiamme consumino anche lui. Dopo interminabili attimi di dolore, così come erano apparse, le fiamme si dissolvono e il limbo svanisce. A quel punto la curatrice si volta, apre un misterioso portale e vi scompare all'interno. Alla Spedizione 33 non resta che seguirla. I primi passi all'interno del monolito rivelano subito due informazioni fondamentali. She's up there. What do you mean? Her heart is above us somewhere. La prima è che Maëlle riesce a percepire il cuore della pittrice, situato sulla cima del monolito stesso. La seconda è che almeno altre 2 spedizioni riuscirono ad avventurarsi al suo interno. La 70, che lasciò dietro di sé una fitta rete di rampini indispensabili per poter proseguire, e la 60, della quale, a parte la bandiera, non sembra aver lasciato alcun diario. L'interno del monolito sembra racchiudere l'intero continente distribuito su più livelli, ognuno dei quali rappresenta una delle aree già attraversate dagli esploratori durante il loro lungo viaggio verso la pittrice. Spring Meadow, Flying Water, Stonewave Cliffs e molti altri luoghi si susseguono uno dopo l'altro in versioni ridipinte, quasi distorte, 1000 volte più pericolose delle loro controparti sul continente. Un collage caotico di ambienti e nevron che si fonde in un'unica struttura, rendendo il percorso verso la sommità incredibilmente arduo,
e forzando gli esploratori ad affrontare in rapida successione un numero indefinito di Nevron. Eppure, tra le innumerevoli insidie e misteri che permeano questo luogo e colei che lo abita, emerge lentamente una singola, dolorosa verità, svelata passo dopo passo mentre il gruppo si avvicina al termine della spedizione. Brevi e frammentati ricordi in bianco e nero affiorano come cicatrici nella memoria, rivelando scorci della vita della pittrice. La vediamo dipingere in silenzio, insegnare l'arte della pittura ai suoi 3 bambini, dare al figlio lezioni di pianoforte. La osserviamo allontanarsi dal marito, incapace di condividere il proprio dolore, entrambi prigionieri di un silenzio impossibile da spezzare. E infine, per ragioni ancora ignote, la vediamo rimproverare la figlia più giovane, lasciandola sola e smarrita. La spedizione 33 non sta semplicemente scalando il monolito, sta attraversando la mente stessa della pittrice, una voragine di sofferenza troppo profonda per essere colmata. Mael resta senza fiato quando scorge la tomba di Gustave, segnata da una lapide su cui è incisa una delle maschere di Visage. Lumière rappresenta l'ultima area prima della sommità. Decine di Nevron, più forti che mai, si frappongono come ultimo ostacolo tra gli esploratori e la vetta, ma ciò che li attende oltre è ben più pesante di qualsiasi battaglia. In una vasta sala, avvolta da croma e antichi artefatti, simile ad un orizzonte degli eventi, prende forma l'ultima visione. La pittrice e suo marito si stringono in un abbraccio spezzato dal dolore più assoluto, quello del lutto, un momento sospeso, fragile, impossibile da dimenticare. È qui che Renoir appare per l'ultima volta. Si pone davanti all'uscita, deciso a bloccare la strada agli esploratori. Petali color oro danzano attorno al gruppo, mentre Verso e suo padre si scambiano le ultime parole, il cui significato si nasconde a pochi passi da loro. She's not the only one who grieves. The pain of losing you, she made me inherited. Punishment, perhaps, for not being there when it mattered. Comprendere tali parole fino in fondo è impossibile. Anche intuendo la profondità delle intenzioni di Renoir è come leggere un libro senza contesto, a cui mancano le prime pagine. Ciò che appare ormai chiaro, però, è che l'uomo dai capelli bianchi non sta difendendo la propria immortalità, poiché nelle sue azioni non vi è egoismo, ma soltanto dolore. You lost me years ago, and I lost you. Un dolore ereditato dalla pittrice stessa, che lo ha costretto a fare qualunque cosa pur di non perdere il figlio una seconda volta. Verso gli dice che entrambi si sono smarriti l'uno per l'altro molti anni prima, al che Renoir lo afferra, gli chiede di fidarsi, gli ricorda che loro sono la sua famiglia, ma Verso si libera dalla presa. Non resta altra scelta. Se per salvarlo dovrà sconfiggerlo, Renoir è pronto ad accettare il peso dell'odio di suo figlio. If saving you means losing you, then so be it. Vittime dello stesso dolore, Verso e Renoir si preparano a combattere, ciascuno per ciò che ritiene giusto. Mael fissa Renoir con odio e disprezzo mentre sfodera la spada. In un modo o nell'altro, il comandante della Spedizione Zero non uscirà vivo da questo scontro. You should be fighting by my side. You're too drunk on your own illusions to understand. La Spedizione 33 si scontra quindi con Renoir ancora una volta, facendo ricorso all'intero arsenale di armi, pictos e abilità che gli esploratori hanno appreso durante la loro avventura. Non permetteranno alla missione di fallire a pochi passi da lei. Eppure, i poteri che la pittrice ha donato a Renoir sembrano non avere limiti. L'uomo evoca un gigantesco leone in bianco e nero, che cura all'istante tutte le sue ferite e attacca con ferocia il gruppo. She will always protect me. We can do this. She won't help you this time. Nel suo ultimo disperato tentativo di difendere la pittrice, l'uomo sta consumando ogni briciolo di energia rimastagli. Alla fine, la Spedizione 33 riesce a costringerlo a terra, sanguinante e ansimante. Eppure, ancora una volta l'uomo si rialza e le sue ferite si rimarginano. Non sembra esistere un modo per sconfiggerlo una volta per tutte. Accecato dalla furia, Renoir accusa Verso senza sosta, riportando ogni parola, ogni critica sempre alla famiglia, unico centro del suo dolore. Il vecchio si prepara quindi a combattere ancora, liberando un'ondata di croma così potente da schiacciare il gruppo. Finché non arriva lui, il curatore. Pur non avendolo mai incontrato prima, Renoir riconosce l'essere senza volto.
Indicando l'ambiente attorno a loro, gli dice che quello è tutto ciò che resta di suo figlio e che distruggendolo non riporterà indietro sua moglie, ma al contrario spezzerà l'ultimo legame che i due hanno l'un l'altro. Senza rispondere, il curatore prende la mano di Maëlle e con un gesto lento e solenne la poggia sul petto di Renoir. I love them too. Le ultime parole di Renoir de Sandre colpiscono più forte di un fulmine, mentre l'uomo svanisce in un turbine di petali rossi. Il curatore si smaterializza subito dopo. A quanto pare non gli è concesso intervenire nell'ultima battaglia contro la pittrice. Come Maëlle sia riuscita a fare quel che ha fatto rimane ignoto, così come il reale significato delle parole di Renoir rivolte al curatore, ma soffermarsi su questi dettagli è ormai inutile. Oltre il portale che conduce al picco del monolito, non attende soltanto la pittrice, bensì il futuro stesso di Lumière. Una sottile nebbia si dissolve quando la spedizione 33 raggiunge finalmente la vetta. Lei è lì, immobile, rivolta verso l'orizzonte, a osservare Lumière dall'altro capo del mondo. Vedere la città e la sua torre ritorta da tale prospettiva opposta è straniante, quasi irreale, come se appartenesse ad un ricordo lontano. Non è una sorpresa scoprire che la donna senza volto sia la pittrice, ma lo è sentirne la voce per la prima volta. Le sue parole sono confuse e frammentate, contaminate dalle sue stesse illusioni. You've come back? Si rivolge a Verso con diffidenza, incapace di comprendere come il figlio possa trovarsi davanti a lei, convinta che si tratti dell'ennesimo inganno del curatore. Poi la sua attenzione si posa su Maëlle. La chiama Alicia, sorpresa nel vedere il suo volto privo di escoriazioni. È forse questa la famiglia per cui Renoir ha combattuto con tanta ostinazione per tutta la sua esistenza. Il fragile equilibrio di quel momento si infrange quando Verso le dice di tornare a casa, di lasciare quel luogo. Let's go home. Yes. You need to go home. È allora che la pittrice si irrigidisce. In quelle parole non sente conforto, ma una trappola. Lui non è il suo Verso. Secondo la sua mente spezzata, davanti a lei c'è soltanto un'altra creazione del curatore. E con quella convinzione, la pittrice si prepara a combattere, pronta a difendere il mondo che con malsana dedizione ha preservato per 67 anni dalla sua prigione di croma, intrappolata nel monolito. Il croma si addensa attorno alla vetta, pulsando come un cuore pronto a esplodere nello scontro finale, quello destinato a decidere il destino di Lumière. Innumerevoli spedizioni, migliaia di morti, anni e anni di sacrifici, risorse e speranze hanno condotto a questo istante. This is what we created the expeditions for. Per affrontare, da sempre, il nemico sbagliato. E mentre un lungo ed epico scontro fatto di fendenti e pennellate prende forma sulla sommità del monolito, nelle profondità dell'abisso sottostante, il vero terrore del continente attende nell'ombra. E più la pittrice si affanna sotto i colpi incalzanti degli esploratori, più quell'entità si fortifica. How cruel of your father to use you like this. La spedizione 33 è ormai divenuta incredibilmente forte. Gli esploratori combattono con audacia e abilità, schivando i colpi del nemico e contrattaccando a ogni apertura. Renoir can grieve however he likes, but I get to grieve my own way. A quel punto la pittrice, spinta allo stremo, ricorrendo a tutto il potere che le rimane, richiama a sé l'enorme statua che da sempre giaceva inerme alla base del monolito, la sua forma colossale, creata unicamente per mutare il calendario dipinto sulla pietra. Attingere a quella risorsa, tuttavia, ha un prezzo altissimo. Avvertendo il pericolo imminente, Verso chiama Eschie. Nonostante il caos che li circonda, l'amico si precipita al suo fianco, allegro come sempre. Look what I found. Verso gli lancia Sorry, la pietra che permette di volare caricando con sé altri individui. È chiaro che l'uomo l'avesse tenuta nascosta per un motivo preciso. Eschie si slancia nel cielo, seguito dalla pittrice. Da quel momento il resto dello scontro si combatte sospesi nel vuoto. La pittrice evoca un enorme pennello di croma e con tutta la sua forza attacca la spedizione 33, che nonostante la difficoltà continua a tenerle testa. Tra fendenti e schivate, la donna inizia a delirare sempre più. Le sue parole si accavallano, prive di coerenza. Your face. Did I dream the fire? Is Verso still alive? Accusa Renoir di non averle permesso di affrontare il lutto a modo suo, rivendica di essere stata lei a insegnargli a dipingere e lo rimprovera per aver osato usare le sue stesse creazioni contro di lei. I taught him to paint, and he seeks
to use my creations against me? La pittrice non sta combattendo per odio, ma per disperazione, difendendo ciò che ama più di ogni altra cosa. Come se stesse lavorando su una tela, la pittrice utilizza la propria forma gigantesca per lacerare la realtà stessa, aprendo un varco nel vuoto cosmico, da cui emergono ondate di croma che si riversano sugli esploratori. Un ultimo assalto coordinato abbatte definitivamente il gigante controllato dalla pittrice, la quale, ormai priva di forze, crolla al suolo, indifesa. Eppure non può essere lasciata in vita. È un esito più triste che soddisfacente, We're not done yet. dove il gruppo continua ad attaccare mentre lei non reagisce più, anzi, consuma le sue ultime energie per curare gli stessi esploratori che la stanno uccidendo. Infine, zoppicante, la curatrice si avvicina a Verso e crolla tra le braccia del figlio. Tra le sue ultime parole, riesce solo a pronunciare un semplice perché. Rest now. Things will be better soon. Poi Mael si fa avanti e, come era accaduto con Renoir, poggia la mano sul suo petto, facendola svanire in un vortice di petali color oro. Alicia. La spedizione 33 ha sconfitto la pittrice. I residui di croma vengono portati via dal vento e il numero dipinto sul monolito si cancella definitivamente. È finita. Il ciclo è stato spezzato. La sensazione che rimane però è strana, quasi irreale, intrisa di amarezza. Pur sapendo di essere l'ultima spedizione e che nessun'altra verrà dopo di loro, gli esploratori decidono comunque di piantare la bandiera sulla cima del monolito, come gesto simbolico del traguardo raggiunto. Sul dorso di Eschie, il gruppo vola infine verso Lumière. Monoko e Verso restano silenziosi, funerei, dissociati da ciò che li circonda. Mael invece appare quasi delusa dall'esito della missione, come se tornare a Lumière e vivere una vita libera dal gommage non fosse sufficiente. Tuttavia, come fa notare Lune, ci sono ancora troppe domande rimaste senza risposta. Lumière Red. Lumière celebra il ritorno della spedizione 33 con grandi festeggiamenti. Gli abitanti si stringono attorno agli esploratori, molti di loro sono amici, altri vecchi compagni, estasiati all'idea di poter finalmente invecchiare in pace. Niente più gommage, morte e spedizioni. I bambini invece si radunano attorno a Monoko ed Eschie, figure che fino a quel momento erano esistite soltanto nei racconti e nelle leggende. Scorgendo Emma e gli apprendisti di Gustave, Mael si avvicina a loro con le lacrime agli occhi. Non servono parole né spiegazioni. In silenzio porge loro il diario della spedizione di Gustave, l'uomo che ha dato la vita per lei. I shall faithfully record all our adventures, every strange and wondrous thing. Verso si allontana dalla folla e si siede da solo al molo. Tra le mani stringe la lettera che Alicia gli aveva affidato, lasciando a lui la scelta se consegnarla o meno a Mael. In quelle prime righe dedicate a Verso, Alicia scrive di essere stanca dell'eterno conflitto che ha lacerato la loro famiglia, afferma di aver trovato finalmente pace con se stessa ed è pronta ad accettare qualunque destino le venga riservato. I'm at peace with what's to come. I hope you will be too. È chiaro che Verso non ha mai consegnato la lettera a Mael, poiché se avesse letto quelle parole, molto probabilmente non avrebbe mai affrontato la pittrice. Al contrario, forse si sarebbe persino schierata al suo fianco. Tale lettera rivela a Mael la triste e assurda verità della famiglia de Sandre e dell'universo in cui si trovano, quello stesso universo che in assenza della pittrice è destinato a scomparire. Maya, it's a strange feeling watching you with my brother, laughing and smiling, without the scars or the memories that afflict me. My family, a facsimile of yours, and this world, a mirror, painted by your mother, the paintress. Seeing your expedition through would plunge us all into the abyss. You'd lose the sole force standing against the one who would erase us, the one who invokes the flowers of the gommage. Your father. Your mother paints life, whilst your father, death. What will you paint? Un enorme boato risuona in lontananza, mentre Verso osserva le esplosioni di croma avanzare a velocità innaturale dalle profondità del continente. L'uomo chiude gli occhi nel momento in cui il gommage investe lui e l'intera Lumière. Il sole si spegne, la musica si arresta. In un solo istante tutti i presenti iniziano a svanire,
travolti da un gommage più crudele che mai. Non conta più l'età, adulti e bambini vengono cancellati uno dopo l'altro, senza distinzione. Con loro scompaiono anche Ciel, Lune e infine Mael. La ragazza cade in ginocchio, priva di ogni speranza, mentre petali dorati si sollevano lentamente nell'aria, illuminati dal chiarore di una notte perenne che ora avvolge Lumière.